Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2025. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Ariete. Può essere un periodo di riflessione, un periodo dove c'è un po' di rallentamento di solito con la carta dell'appeso, ma questo serve per riuscire a vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste semplicemente completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi trovate anche i corsi di formazione gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere l'energia del mese. Partiamo con un 2 di coppe, la carta della giustizia, l'appeso nuovamente, cavaliere di coppe, cavaliere di spade, abbiamo un 3 di pentacoli, un 8 di bastoni e un re di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta l'energia del mese, cerco un po' di spiegare qual è l'andamento generale e dopo andiamo a vedere per il lavoro, per l'amore, i soldi, andiamo a vedere un po' tutti i settori. Partiamo da questo 2 di coppe. Allora, può far riferimento effettivamente a un'unione che c'è, a un incontro. Può essere romantico, ma non è detto, può anche essere un incontro tra amici piuttosto che lavorativo. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico il 2 di coppe, 5 di pentacoli, asso di spade e la forza. L'asso di spade mi dice che c'è come una comunicazione, è come se ci fosse stata... Sento, vedendole così tutte insieme, è come se qualcuno osasse o avesse osato fare la prima mossa, perché abbiamo anche la carta della forza, no? Quindi è come un uscire da questo torpore del 5 di pentacoli, comunicare, cioè prendere il coraggio a quattro mani per comunicare qualche cosa. Datemi una carta per il 5 di pentacoli. La temperanza. Non lo so, avverto come un senso di carenza. Andiamo a vedere la giustizia. Otto di bastoni, che si ripete. Quindi di nuovo una carta che mi parla di comunicazione, che mi parla di notizie che arrivano. Ok, 8 di bastoni e cavaliere di bastoni. Quando c'è la giustizia di solito si parla o di un riequilibrio di una situazione e partendo da questo 2 di coppe può essere che si trovi un certo punto di incontro con qualcuno nel mese di marzo. C'è comunque una comunicazione attiva. E tenete presente che con la carta della giustizia si può parlare anche di contratti, di regolarizzare qualche cosa, mettere in regola piuttosto che dare delle regole. Andiamo a vedere l'appeso. Asso di bastoni. E mondo. C'è un momento di stand-by qui,
con questo appeso per quello che riguarda o un'azione da prendere o un qualche cosa da concludere, da portare a compimento. Andiamo a vedere il cavaliere. Uh, 3 di spade e 7 di bastoni. 3 di spade di solito, ragazzi, parla di qualche ferita ancora aperta e mi spiego anche 7 di bastoni perché è come se qualcuno si difendesse probabilmente da questo cavaliere di coppe, da questa offerta. Allora, vedendola così, se siete in coppia, vi dico che potrebbe anche arrivare qualche tipo di comunicazione, di offerta, dichiarazione o di proposta che secondo me in qualche modo vi destabilizza un po'. Adesso andiamo a vedere il cavaliere di spade, abbiamo un 4 di bastoni e la stella. C'è un senso di ricerca della stabilità. Può essere che qui si stia cercando questa stabilità, ma quando arriva una determinata proposta, oddio, adesso cosa faccio? È un po' quello che sento, no? Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e un re di spade. C'è qualche progetto qui che ha bisogno di essere guidato, ha bisogno di essere regolarizzato in un certo senso. 3 di pentacoli normalmente parla di collaborazioni. Andiamo a vedere l'8 di bastoni di qua. Wow, giustizia e imperatore. Di nuovo, è come il comunico che qualche cosa va regolarizzato. Datemi un'altra carta per l'imperatore. Matto. Allora, o qui qualcuno sta cercando di farsi le proprie regole, oppure il consiglio qui è, perché comunque l'imperatore al contrario e abbiamo anche un matto, che sono due carte messe così che mi parlano di mancanza di costanza, mancanza di struttura, mancanza di organizzazione e invece è quello che vorrebbe la giustizia, che avete già qui tra le altre cose. Datemi una carta anche qua per la giustizia. Appeso, nuovamente, la terza volta che avete l'appeso. È come se vi consigliassero di, prima di regolarizzare qualcosa, di guardare tutti i lati della situazione, tutte le varie opzioni della situazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. Forse prima ho detto che era un re di pentacoli. Giudizio. Wow. E fante di coppe, c'è come un risveglio alla fine del periodo, una presa di consapevolezza. Per qualcuno è un'idea geniale che potrebbe arrivare, un qualche tipo di nuovo percorso, magari artistico, lavorativo, sicuramente per qualcuno potrebbe essere. Scusate, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, io qui ragazzi ho la sensazione che potrebbe effettivamente arrivare qualche cosa un po' tra capo e collo, cioè nel senso che secondo me vi contatterà una di quelle aziende alle quali avete mandato un curriculum secoli fa e in qualche modo, secondo me, vi contattano e vi contrattano. Tenete presente che avete 2 volte la carta della giustizia. Nonostante questo però potrebbe non essere del tutto un contratto
stabile per adesso. Sapete che insomma prima si fanno i contratti diciamo a termine, 3 mesi più 3 mesi più 6 mesi più tempo indeterminato. Ecco, la sento un po' così come se fosse un contratto a termine per adesso. Può anche essere che sia un amico, un'amica, un conoscente che ha un'azienda, che ha un'impresa e che vi dice: guarda, sono in un momento in cui ho bisogno, vieni ad aiutarmi. Mm? Non è il lavoro dei vostri sogni, questo ve lo dico, però è un qualche cosa che vi permette di avere un certo tipo di stabilità, perlomeno nei prossimi mesi, diciamo così. Mm? Per chi è dipendente, tutto sommato, ragazzi, devo dire che le cose vanno abbastanza bene. Ehm, Ho come la sensazione che nel mese di marzo il lavoro vi fagociti un po', sarete un po' travolti dai ritmi lavorativi, però niente di preoccupante, sarà solo un momento un po' veloce, che forse potrebbe portarvi, diciamo così, fuori dal vostro focus, mettiamola così. Però tutto sommato, devo dire che per qualcuno potrebbe anche arrivare un salto di qualità, un aumento di livello, un aumento di responsabilità, come una promozione. Per chi invece è... Ah, e se state aspettando un rinnovo del contratto, secondo me arriva. Potrebbe anche essere che vi mettano da un'altra parte, però, questo ve lo dico, cioè vi rinnovano il contratto nell'azienda, però invece che rimanere lì dove siete, vi spostano di settore. Per chi invece è autonomo, ragazzi, allora anche qui devo dire che non è male. Ehm, Ho come la sensazione che questo periodo vi serva per rendervi conto di quante altre possibilità potrebbero esserci per ampliare la vostra attività. Vi sento ben focalizzati, ben anche comunicativi, mi viene da dire, come se aveste chiaro quello che volete dire, volete comunicare e non fate difficoltà a trasmetterlo. Mm? Per chi avesse dei nuovi progetti, allora, se per caso avete progetti vecchi, mettiamola così, eh, parcheggiati nel cassetto, sento, o che magari avete già iniziato, avete già proposto in passato, ma che non sono andati a buon fine, io ho come la sensazione che marzo potrebbe essere un buon mese per ripescare quei progetti e dargli la giusta luce. Vi dico, ci potrebbe essere una persona nel mondo del lavoro che vi viene incontro con questi progetti, che vede il potenziale di questo progetto, soprattutto se è qualche cosa online, mi dicono. Ho sentito proprio la parola online. Quindi, avanti tutta, ragazzi. Per quello che riguarda le relazioni. Allora, partiamo da chi è single. Sento che in qualche modo ci può essere una conoscenza. Vi dico, ho come la sensazione che qualcuno si dichiari o comunque che vi faccia presente del suo interesse nei suoi confronti. Vi dico che potrebbe essere una persona che ha bisogno di fare le cose un po' per volta, che ha bisogno di fare le cose come vanno fatte, mi viene da dire. Ehm, Tutto sommato devo dire che ragazzi il mese promette bene per iniziare un qualche cosa con questa persona, perlomeno di passionale, ok? Perché sento che non è tanto una passione di tipo fisico, è una passione di tipo chimica. Quanto mi trovo bene a parlare con questa persona, come mi capisce, è una persona simpatica, ha voglia di vivere, giocoso, giocosa. Insomma, c'è come un potenziale da sviluppare
nel mese di marzo. Non vedo fuochi e fiamme, cioè nel senso è come una cosa che inizia a una certa velocità, però è come se andasse piano piano in salita, no? Cioè sempre di più, sempre di più, sempre di più, ma poco per volta. Ecco, questa è la sensazione che ho. Per chi invece fosse già in una relazione, qui vi dico ragazzi, per qualcuno potrebbe arrivare come una dichiarazione, una proposta di regolarizzare l'unione, quindi potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere una convivenza. Mm, meno vedo la casa, però per qualcuno può anche risuonare la casa, il fatto di andare, cioè di prendere una casa insieme, sia che sia in affitto, sia che sia comprata, è una questione di andare a convivere. Però tutto sommato, ragazzi, devo dire che la comunicazione servirà parecchio in questo mese, perché qui abbiamo l'otto di bastoni qua, l'otto di bastoni qui, un asso di spade dove era qua e la carta del giudizio. Quindi la comunicazione direi che è la cosa migliore per riuscire a dare delle regole a questa relazione o a questa nuova unione. È come se qualcuno però ci pensasse un attimo, eh. Il sì, andiamo a convivere piuttosto che iniziamo questo progetto insieme, piuttosto che compriamo casa, ecco, è un po' lento ad arrivare da parte vostra, avete 3 volte l'appeso, quindi sento che state pensando a fondo se vale la pena, se non vale la pena, com'è il modo migliore per gestire questo nuovo progetto. Però tutto sommato, ragazzi, devo dire che si va in crescendo, eh? Quindi l'energia è parecchio bella, nel senso che con questa carta dell'appeso avete la possibilità di vedere tutte le sfaccettature della situazione. E poi comunque alla fine avete il giudizio, quindi è proprio il momento eureka, la presa di consapevolezza, il fatto di vedere tutta la situazione da un punto di vista più ampio. Mi verrebbe quasi da dire che è un po' come vedere nel lungo periodo. È come se aveste già una visione a marzo di quello che potrebbe essere tutto l'andamento dell'anno. Per chi è in una relazione più o meno non ben definita, e anche se siete in separazione, io ho la sensazione che il mese di marzo potreste risentire l'altra persona, potreste avere come un dialogo che chiarifica. Vi dico, in alcuni casi è anche facile che si ricominci a vedersi, soprattutto se siete in separazione. Se siete in quella storia, diciamo, non ben definita, sento che potrebbe iniziare qualche nuovo progetto con questa persona che dà come un nuovo scopo alla relazione. Se parliamo di persone che sono intorno a voi, quindi amici, parenti, colleghi, mm, allora ci potrebbe essere qualcuno vicino a voi che ha come un'iniziativa pazza, mi viene da dire. Ehm, io ho l'idea che non so se siete voi che dovete intervenire a livello delle vicinanze, diciamo così, o se è qualcuno vicino a voi che è in una determinata situazione, però ho come la sensazione che potrebbe esserci un distacco con una persona, magari un amico che va a vivere all'estero, piuttosto che un collega di lavoro che si licenzia e se ne va. Sento come una sorta di separazione da un punto di vista delle persone che vi sono intorno, quindi abbiamo detto famiglia, amici, colleghi e vicini di casa. Può anche essere che qualcuno delle persone vicino a voi abbia un'idea geniale e vi coinvolga, però ho anche l'idea che voi non sarete tanto convinti di quest'idea, cercherete con la carta dell'appeso di guardare ogni tipo di eventualità possibile nel bene e nel male e tirerete un po' acqua al vostro mulino, cioè va bene, hai questo progetto, portami i dati e poi valutiamo, va bene, hai questo progetto magari è già iniziato, mi chiedi di investire, fammi vedere quali sono i risultati. Cioè una cosa di questo stile, come se volessero proporvi o farvi partecipi di un progetto, però voi siete un po' lì che lo dovete ancora valutare bene nel mese di marzo. Eh, ho la sensazione che potrebbe essere un buon progetto, comunque. Per quello che riguarda invece la salute psicoemotiva del mese,
ho come delle energie contrastanti, nel senso, vi dicevo già prima che a livello lavorativo o comunque di sviluppo del mese sento che le cose sono abbastanza veloci con questi due 8 di bastoni, il re di spade, insomma, sento come se l'energia fosse piuttosto veloce. Ehm, Però è come se avessi bisogno di mettere le cose nero su bianco, ok? Perché? Perché probabilmente siete persone entusiaste, sento proprio un entusiasmo molto forte nel mese di marzo, può anche essere per questo nuovo incontro, per questo reincontro, per questa unione, insomma, sento come se il vostro stato emotivo fosse al top. Questo che cosa succede? Che annebbia un pochettino la razionalità. È per quello che qui abbiamo giustizia appeso. Fate le cose fatte bene, mettete tutto nero su bianco, regolarizzate tutto. In questo caso può essere se, non lo so, fosse questo progetto con il vostro amico, con il vostro vicino, fate un contratto scritto, mettete tutto nero su bianco con tutte le clausole che sono necessarie e soprattutto guardate le cose anche da un altro punto di vista, nel senso che se dovesse andare male, come mi tutelo io, come si tutela l'altro, perché qui avete un 7 di bastoni, avete bisogno di creare il vostro spazio sicuro. Tipo nell'SRL, no? Nell'SRL la responsabilità è limitata al capitale che si apporta. Io ho portato 1000 euro, quindi rispondo dei debiti, ipotesi, per 1000 euro in percentuale. È un po' questa storia qua. Cercate di dividere quelli che sono i compiti di uno e i compiti dell'altro. Per quello che riguarda i soldi, ragazzi, attenzione, monitorare bene le spese che fate e anche per quello che avete la giustizia. Qui si tratta di fare i conti in casa fatti bene. Prima capite quante sono le spese, diciamo, in un mese e poi in base a quello che guadagnate, quello che vi avanza lo potete, mi sta venendo una brutta parola, lo potete sperperare. Però prima bisogna pagare le spese, no? E qui è un po' un gioco di strategia, mi viene da dire, anche perché io ho la sensazione che uno potrebbero uscirvi più soldi di quelli che pensate nel mese per qualche tipo di progetto nuovo e qui rivedo la giustizia, potrei riparlarvi di quel progetto con i vicini piuttosto che gli amici, potrebbe essere un nuovo progetto dato da questo, non lo so, se per esempio siete disoccupati, ok, e finalmente trovate lavoro, potreste dover investire dei soldi più di quelli che voi pensate per la benzina per spostarvi e andare al lavoro, ok? Quindi è come se ci fossero delle spese un po' maggiori rispetto al normale, per cui è molto importante fare l'elenco delle spese, che cosa è necessario e che cosa posso posticipare, ok? Ehm, Ho anche una sensazione che è che vi stiate un po' accontentando o della paga, se siete dipendenti che avete, o se siete autonomi, ipotesi, ho l'idea che stiate tenendo i prezzi un po' troppo bassi. Quindi qui il consiglio è di darvi un valore maggiore, ok? E non partite con i pensieri, ma se aumento i prezzi non vendo più. No, no, perché semplicemente cambierete mercato a livello di clienti, ok? È come se fosse una selezione naturale, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Due oracoli sono. Otto mesi, dice l'architetto. Difatti l'architetto mi risuona un po' con il discorso della casa, un po' col discorso della giustizia che avete diverse volte, come se ci fosse da costruire, da architettare, da progettare qualche cosa. Gli architetti ovviamente nel loro lavoro devono seguire le leggi. E qui rivedo la carta della giustizia. 8 mesi. Quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, a novembre potreste iniziare a vedere i risultati del vostro lavoro, dei vostri sforzi. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Carta numero 3.
qui parla dell'eremita, di espansione e di stabilità. È un po' come se vi dicessero di ragionare con la vostra testa. È interessante perché qui fa vedere, non so se si vede, ci sono come due occhi chiusi. Mm? Normalmente nei tarocchi, quando gli occhi sono, non solo nei tarocchi è un simbolismo, però funziona realmente così. Mentre io faccio una meditazione e ho gli occhi chiusi, l'energia è rivolta all'interno, mentre se io tengo gli occhi aperti, l'energia è rivolta all'esterno. Noi con la vista, cioè guardando cose, sprechiamo l'80% delle nostre energie. Quindi è per quello che quando si è in meditazione o quando si vuole entrare dentro di sé, si va in modalità eremita. Carta numero 3. Poi abbiamo carta numero 18. Wow, c'è qualche cosa che sta crescendo. Allora, questo potrebbe essere visto come un dono. Il triangolo in su è un simbolo alchemico. In questo caso ha la linea, mi sembra che sia la terra, ve lo cerco. Perfetto, avevo detto una castronata, è l'aria. L'aria è questo triangolo con questa sbarra, diciamo. Sì, lo potevo anche capire perché qua ci sono tutti come se fosse vento, ok? Però qui parla come se ci fosse una chiamata, un'intenzione, un qualche cosa che bisogna portare avanti. Parla anche di forza e qui abbiamo la carta della forza, effettivamente. E poi abbiamo la carta numero 28 e parla di cautela, di guida, di chiarezza e di rimanere fermi. Tra l'altro la bella donna è una pianta velenosa. Ehm, Comunque ragazzi, la cauzione, come si dice? L'essere cauti, ok? Io ve lo consiglio perché avete l'appeso, mi risuona un pochettino con l'energia dell'appeso, con il ponderare, con la giustizia che avete due volte una qui sotto, e quindi fare le cose in modo equo, in modo chiaro, in modo regolare. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziono. Diversamente, lo stesso tema lo tratto in modo un po' più generale nella sezione degli abbonati, dove però inserisco anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma, se vi interessa sapere che argomenti tratto, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e vedere, insomma, i titoli che sono pubblici. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!